Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Oggi sono qui perché praticamente sono stato invitato a fare questa recensione. Adesso va un po' di moda fare le recensioni a richiesta, quindi mi è stato richiesto di fare una recensione sulle recensioni. Recentemente sono state pubblicate diverse recensioni, diciamo diverse critiche sui Måneskin, e quindi io, dato che ho aperto questo canale sui Måneskin e sono stato invitato, probabilmente per questo, a recensire i recensori. Ma adesso io fare il giudice dei giudici è una funzione che non mi compete, anche perché io d'abitudine ascolto e, tra virgolette, non recensisco, ma semplicemente parlo di artisti che a me piacciono, quindi io difficilmente ascolto e parlo di artisti che io non amo. Quindi all'epoca parlai e ho parlato dei Måneskin perché a me personalmente piacciono e non poco, e i motivi per cui mi piacciono li ho ampiamente raccontati nei video che ho postato. Ma veniamo al punto e veniamo ad oggi. Sono stato invitato a recensire alcune recensioni che sono state fatte sui Måneskin. Allora io non voglio essere troppo lungo né fare troppe polemiche, voglio essere stringato, semplice e diretto. Ho fatto una mia piccola analisi nel corso di questo ultimo anno, poi anno in cui io ho aperto questo canale. E nel viaggio ho guardato più o meno quelli che sono stati anche i grandi detrattori di questi ragazzi. Ma non solo nei video postati, nella stampa, un po' in tutto quello che è stato l'universo. C'è stato chi ne ha parlato benissimo, chi ne ha parlato molto male. C'è una stampa specialistica che li ha osannati, parte di una stampa che invece in qualche modo li ha denigrati, ma questo fa parte del gioco. Però io voglio arrivare a un punto molto semplice. Chi denigra abitualmente i Måneskin? E ho stilato una piccola lista. E veniamo al punto. Punto 1. Vecchie glorie che non ricorda nemmeno il parente più prossimo. Questi fanno parte di quelli che denigrano sistematicamente i Måneskin. I più fastidiosi sono quelli anglosassoni, mediocri e dimenticati. Quelli proprio fanno categoria a sé. Che vigliaccamente parlano dei Måneskin per ritagliarsi un quarto d'ora di notorietà in questo momento. E questi sono quelli che mi danno un maggiore fastidio. Poi ci sono quelli italiani della stessa categoria, che sono rancorosi con tutto il mondo, tranne quello loro, quel piccolo universo che li accompagna e se li tiene belli accoccolati. E poi tra questi inserisco anche tutti quei musicisti, magari anche bravini, che suonano discretamente, tecnicamente uno strumento, che però non hanno capito la differenza tra il suonare uno strumento discretamente ed essere degli artisti, che sono esattamente due cose che non contano, non c'entrano l'una con l'altra. Puoi essere tecnicamente un bravo musicista, ma artisticamente essere praticamente poco. E questi certo fanno parte di tutti quei grandi parlatori che parlano dei riff, che parlano di tecnicamente è scarso, non è scarso. Lasciamo stare. Poi i peggiori, i pseudo-intellettuali, intenditori, quelli che quando parlano non sai quante ne so,
non sai chi ho sentito, non sai chi ho visto, non sai di quale virtuosismo intellettuale sono capace di raccontare. Di quei personaggi convinti che mettere due paroline, due battutine sarcastiche, due congiuntivi più o meno corretti li fanno sentire competenti, istruiti, grandi intellettuali, che parlano di musica da pseudoproduttori artistici e che peraltro non distinguono le mele dalle pere, ma che per un pubblico un po' così, alla buona, sembrano dei grandissimi intenditori. Beh, io perché sono arrabbiato rispetto a questi personaggi? Io rispetto chi non ama o chi giustamente fa un distinguo tra la musica alta, quella bassa, quella secondo loro che merita rispetto e quello che non lo merita. Però io sinceramente non accetto con facilità chi disprezza questi i Maneskin. E perché io non riesco ad accettare questi personaggi? Per un insieme di motivi. Il primo, questi giovanissimi ragazzi Maneskin, peraltro pieni di talento, bellezza, carisma, che hanno fatto da apripista e che stanno facendo da apripista anche ad artisti magari italiani e che riusciranno forse anche grazie a loro, che hanno aperto delle brecce in mercati dove gli italiani difficilmente sono riusciti ad affacciarsi. Aggiungo un piccolo particolare, indipendentemente, non voglio parlare assolutamente tecnicamente, niente. Questi 4 ragazzini, fantastici ragazzini secondo me, hanno avuto il grandissimo merito forse di spiegare a tanti ragazzini, anche adolescenti, che pensavano che la musica si facesse col computer, che forse la musica si fa anche con una chitarra, con un basso, con una batteria, suonando insieme, condividendo, magari chiusi in una cantinetta come facevamo noi negli anni 60-70, anziché solo attaccati a 4 ai computer. E quindi forse che la musica può essere fatta anche in un altro modo, magari poi studiandola, magari poi diventando anche magari più bravi di loro. Ma fatela finita, smettetela con questa finta saccenza, questa finta competenza da pseudo intellettuali della musica. Fatela finita, lasciateli stare questi ragazzi. Non smarchettate, perché state smarchettando. Sembra che sto facendo una marchetta anch'io, ma io mi sto divertendo a passeggiare nel mondo ascoltando musicisti e apprezzandoli. Quelli che non mi piacciono non li ascolto. Che facciano musica, che facciano il loro percorso, lasciateli perdere. Fatela finita di fare gli intellettuali della musica. Voi che peraltro non ci capite una mazza. Diceva il grande Ezio Bosso, artista vero, che la musica si ascolta di pancia, di cuore e infine di testa, ma non col microscopio come fate voi. Fatela finita. Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.